Ciao, benvenuti in EICMA. Siamo qui allo stand di Mafra per realizzare un tutorial su quali sono le componenti della moto da pulire dopo averla utilizzata tutta la stagione e per trovarla pulita poi nel momento in cui si inizia ad utilizzarla. Esatto, abbiamo fatto qualche piccola operazione preliminare come coprire le gomme con del Dome Pack, quello semplice da cucina, e smontare già qualche parte in modo da raggiungere lo sporco più ostico. Abbiamo qui la gamma di prodotti Mafra, i prodotti un po' più tecnici, pulitore secco, grasso catena e prodotti per la pulizia della carrozzeria e per gli eventuali altri componenti. Vi faremo vedere prodotto per prodotto dove utilizzarlo sulla moto e come utilizzarlo, anche qualche consiglio di come utilizzarlo. È molto importante. Li usiamo tutti i giorni in officina, quindi ormai abbiamo capito come fare ad usarli. Cominciamo a sporcarci Bene, le mani. ci si pulisce tutta la moto. Buon divertimento! Bene, partiamo dai primi due prodotti, il Techno Cleaner e il grasso catena. Con il Techno Cleaner possiamo pulire la catena e tutta la parte di motore dove il grasso catena ha fatto residuo. Bene, ci facciamo aiutare da un amico, il nostro Sam, sempre presente. Allora, dovete prestare attenzione a non puntare il prodotto verso la ruota, quindi la direzione sarà questa. Ok, si schiaccia piano piano la valvolina, non serve spruzzare tanto prodotto perché il Techno Cleaner è abbastanza performante, quindi è quasi come un'idropulitrice, quindi pulisce tanto. Spruzzate sulla catena, bene, adesso lo straccio è anche abbastanza bevuto di prodotto e cominciate a strisciare sulla catena, così riuscite a togliere tutta la parte di grasso superfluo. Catena lo sporco, oro. I sassolini, tutta la parte, tutto quello che si è attaccato alla catena. Catena oro ritorna a oro. Torna a oro. Ok. Adesso poi Darei una pulita anche un po' alla corona, no? I denti. usiamo uno straccio, sì, ok, uso uno straccio un po' più pulito per dare il tocco finale. Ok, l'abbiamo asciugata completamente dal Techno Cleaner. Con lo straccio che è imbevuto di Techno Cleaner cerchiamo la parte un po' più pulita, possiamo anche passare i denti della corona per togliere il grasso anche qui sulla corona o sul mozzetto, le parti sì, poi che sono sicuramente sporcate di grasso. la gente che ci sta guardando è sicuramente più precisa di noi e più accurata, quindi avendo tutto il tempo nel proprio box si mette col Techno Cleaner, la pulisce tutta, Sì, magari anche dietro il mozzetto, tutta la parte del motore. adesso mi hai fatto venire voglia di pulirla bene perché mi hai rimproverato. Va bene, passiamo al grasso catena. Il grasso catena, attaccate al tappo trovate 3 diversi tipi di ugello. Quello che piace di più a Sam è quello piccolo, È più preciso. è più preciso. Ok, straccio, direzione del grasso catena sempre dalla parte opposta della gomma e dall'interno della catena. Ma perché dall'interno? Ma mi hanno insegnato a farlo così, no, dall'interno della catena perché così il grasso si asciuga e evitate di riempire il forcellone, la carrozzeria di grasso. È meglio spruzzarlo da qui che spruzzarlo qui, ok? E poi se lo fate la sera prima di utilizzare la moto il grasso ha il tempo di asciugarsi, quindi sarà quasi nullo lo spreco di grasso in altre parti della moto che non è necessario ingrassare, No, mettiamola esatto. così. Poi con il rotolamento della ruota la forza centrifuga tende a mandare verso l'esterno, quindi se voi spruzzate il grasso già all'esterno la parte interna rimarrà secca, così surriscaldandosi e provocando rotture. Che sei tecnico, ragazzi, sei tecnico. Vabbè, piano piano anche sulla valvolina del grasso catena perché sennò ingrassate tutta la moto. Qui solo sugli o-ring, guarda che bello. Poi l'altra fila di o-ring, tanto un filino di grasso va anche sulla parte interna della catena, sui rocchetti che comunque anche loro hanno bisogno di essere ingrassati. Bene, abbiamo completato. Catena ingrassata, tornata a oro E lubrificata. Perfetto, così durante la pausa invernale si asciugherà bene il grasso e quando riprendete la moto e riutilizzerete la moto la trovate già pronta per l'utilizzo. Passiamo al prossimo. Passiamo al prossimo prodotto. Bene, un'altra applicazione del Techno Cleaner, quello che avevamo detto prima, consiste nel pulire il motore, tutta questa parte qua che si riempie di grasso. Quindi Allora, lo agitiamo un po'. io ti tengo la vaschettina per non Esatto. fare il disastro. E con calma sempre perché sennò riempiamo tutto quanto di Techno Cleaner. Io mi sposto che ho paura. Guardalo, guardalo, che soddisfazione, guarda, va.
rimuove le tracce di grasso. Si vede che te lo danno in sponsorizzazione, guarda lo spreco, guarda, va. Esatto, lo spruzziamo e lo lasciamo agire un attimino in modo che ammorbidisce un pelo grasso. Poi dopo ci aiuteremo con un pennello per tirare via le parti grosse, anche perché comunque ritroviamo residui di sassolini, piccoli pezzi di gomma, quindi lo lasciamo agire un attimino. Mi rovina il motore? No, assolutamente, è un prodotto, ok. È un pulitore secco come abbiamo detto prima, ma non è aggressivo, quindi non rovina O-ring, non rovina la verniciatura del motore, lo potete utilizzare tranquillamente. Tutto il motore proprio. Puoi partire dall'alto verso il basso, possiamo pulirlo tutto il motore. Tutto quanto. Ok. Pennello. Eccolo Lì, qui. pennello lì, ok. Beh, poi questi sono consigli di utilizzo vero e proprio, non stiamo cercando di vendervi il prodotto, ma vi diamo indicazioni di come utilizzarlo al meglio e giustamente poi sono operazioni che noi facciamo anche tutti i giorni in officina, siamo certi di quello che... Con moto anche decisamente messe peggio, quindi Sporco più ostinato. giriamo di nuovo e di nuovo Techno Cleaner. E praticamente pulire il carter pignone è costato 40 euro, 30 euro di pulizia del carter pignone. Lavaggio catena, pulizia carter pignone 30 euro. Guarda che stanno spuntando di nuovo le viti. Stai esagerando. Che alla fine quando si inquadra. Dura un sacco, ce n'è un sacco dentro. Adesso lo finisco. Ok. Bene, missione compiuta per il Techno Cleaner. Ok, abbiamo finito di pulire la parte intorno al pignone e siamo soddisfatti. E niente. Wow. In questo modo avete rimosso tutte le parti e potrete anche dare una pulita al carter del pignone, che in questo caso non è stato montato perché è una moto da pista e c'è la praticità di arrivare al pignone, ma nel vostro caso quasi sicuramente lo troverete pieno di grasso. Pulite tutto, reinstallate tutto e anche questa parte è pronta, pulita. Terzo campo di applicazione per il Techno Cleaner, ma prima di usare Techno Cleaner partiamo con un nuovo prodotto, Clean Shine. Ma scusa, ma il Clean Shine serve per pulire, è un pulitore tecnico? No, però è uno sgrassatore che mi permette di togliere la prima parte di sporco dalle pinze per poi l'ultima passata con il Techno Cleaner. Ah, allora è un'applicazione in più. Fai finto tonto. Bene, la pinze così senza aver sciacquato le pinze con l'acqua, passiamo subito lo sgrassatore, lo mettiamo su tutta la pinza, bene sui cilindretti, poi arriva il momento di utilizzare il nostro mitico spazzolino da denti e passiamo tutte le parti. Beh, che c'è un video in dettaglio, abbiamo fatto un video noi di come pulire, Su come pulirle, di come pulire le pinze, come smontarle, come rimontarle con tutti i passaggi. come Ok. lubrificare i cilindretti. Passiamo con lo spazzolino su tutti i punti, vedi, toglie tutto lo sporco, Vedete il nero che scende, vedete? tutta la parte, la pinza dove c'è tutto il residuo delle pastiglie, della polvere dei freni. Passiamo anche dalla parte opposta. A cosa serve pulire le pinze? Ma serve soprattutto a garantire la frenata, a garantire un'ottima frenata, a far scorrere bene i cilindretti e sicuramente è una cosa che vi renderete conto e sentirete la moto più leggera. Nello spostarla si sentirete più leggera perché i cilindretti hanno più agio, riescono a muoversi meglio e quindi riescono anche a rientrare meglio riuscendo a liberare la ruota. Le pastiglie non fanno più attrito sui dischi e quindi la ruota gira meglio. Bene, e pulirle prima di
mettere la moto in rimessaggio invernale è comodo, perché così almeno lo sporco viene via più rapidamente e così almeno poi quando riprenderete la moto ci sarà già tutto pronto, pulito, e la si può utilizzare senza problemi. Bene, adesso sciacquiamo con dell'acqua. Tieni bene Sam, facciamo un disastro. Quello che abbiamo qui sciacquiamo. Di sporco ne è sceso un po', Sì, sì. Non sembravano sporche, ma all'interno lo sporco c'era. Ok. Bene, preoccupiamo di togliere da dentro i cilindretti l'acqua. E finalmente utilizziamo il nostro prodotto preferito. Ah, arriva il momento. Mi passi uno straccio, tengo io la vaschetta. Sì. Straccio pulito. Ok, asciughiamo, togliamo i residui d'acqua. E comunque già solo con il Clean Shine le pinze hanno già un bellissimo aspetto, sono già belle pulite. Bene, Techno Cleaner, sempre piano perché la pressione è sempre bella importante. Anche qui Techno Cleaner non rovina assolutamente o-ring interni alla pinza, non rovina nulla, basta non esagerare a puntarlo proprio sui cilindretti e insistere. No, fagli vedere lo straccio che è diventato nero. Pur avendole già passate, piacerebbe far vedere lo straccio, però qui ancora un po' di sporco c'era e il Techno Cleaner l'ha rimosso completamente. Bene. Sì. La pinza è pulita. Beh, passate bene i cilindretti. Poi è la vostra moto, quindi se la curate bene, tutti i componenti puliti durano anche di più, no? Sì, anche la pizza un organo che ha bisogno di essere pulito e così facendo è tornata come nuova. Adesso Sì. potrete rimontare le pastiglie, eventualmente lubrificare i cilindretti e rimontare tutto l'impianto frenante. Bene, ora ci dedichiamo a una pulizia più generica della moto. E utilizzeremo il Clean Shine e i campi di applicazione del Clean Shine sono molteplici, visto che è uno sgrassatore, quindi lo si può utilizzare su molte parti della moto. Quindi lo spruzziamo sullo straccio, passiamo a Sam, così lui pulisce altre parti della moto. Possiamo pulire il telaio, Si possono pulire i cerchi. Questo è uno sgrassatore che si può utilizzare secco, come lo stiamo facendo noi adesso, quindi senza utilizzare prima acqua né risciacquarlo dopo, che per un lavaggio con idropulitrice o anche con la canna dell'acqua o anche solo con un secchio e una spugna. lo puoi utilizzare proprio come shampoo per lavare la moto. Esatto, è delicato e quindi non rovina la verniciatura e comunque ha un alto potere sgrassante. Sgrassante. Passiamo ad un altro prodotto dei Mafra, che è il Deca Flash, specifico per eliminare catrame e residui dagli adesivi. Questo è uno spettacolo, quando rimane la colla degli adesivi lui è perfetto, però bisogna saperlo usare, vero? Bisogna saperlo usare, sì, esatto. Okay. E qual è la cosa importante? La cosa importante è lasciarlo agire. Agire. Esatto. Ok. Quindi stacchiamo l'adesivo. Questo qui è l'adesivo del briefing 2018, ormai andare a girare con questo freddo non se ne parla. Basta, la moto la mettiamo via, pausa invernale. Quindi lasciamo spazio. Ok, rimane un po' di colla. Come potete vedere qui si vede la colla che rimane l'alone tutto intorno. E adesso proteggiamo le altre parti, spruzziamo. Ok, facciamo partire il timer, così almeno. Tic, 10, 9. Lascio, no.
Qui così. 10 secondi. 10 secondi, via. Non faccio nient'altro che allungare lo straccio. Con una passata, come potete vedere, ho tirato via tutta la colla. Ne è rimasta soltanto una piccola parte qua sotto e senza neanche troppo insistere viene via. Vai, mitico Decaflash, una garanzia. Bene, passiamo a un altro prodotto di Mafra che è il Demoschito, e al Demoschito volevo dedicare attenzione particolare. Leggo esattamente per cosa è stato creato. È stato creato per eliminare il fastidioso problema della rimozione degli insetti su tutte le superfici della moto. Esatto, perché voi lo saprete meglio di noi, ma gli insetti sono fastidiosi perché non li tolgono. si incollano proprio, e ad andare a rimuoverli spesso si rischia di graffiare, no? E di lasciare la carena segnata, di lasciare i componenti segnati. Allora ci sono un po' di dibattiti su come fare. Mafra ha pensato a questo e ha fatto il Demoschito. Che poi si può utilizzare anche per altro, perché è uno sgrassatore poi generico più performante. Esattamente. Con dentro il Demoschito prodotto. Adesso noi vi faremo vedere l'applicazione sulla parte anteriore della moto, che è quella più soggetta appunto allo sporco dei moscerini. Lo si spruzza abbondantemente. Vedi, infatti, grazie alla sua formula bilanciata scioglie immediatamente anche lo sporco più tenace, rispettando ogni parte della carenatura. Giustamente. Non roviniamo la carrozzeria. E con un panno in microfibra andiamo a rimuovere tutti gli insettini. E gli esperti di rimozione dei moscerini sono Team Superbike e del Motomondiale, che utilizzano il prodotto Demoschito per pulire le moto da corsa. Esatto, quindi è un prodotto affermato. Quindi. E di moscerini ne prendono ad alta velocità, quindi sono più spantegati di quelli. Sono proprio incollati. Esatto. Rimuove qualsiasi traccia di sporco anche dalle plastiche porose, dalle frecce, dai gruppi ottici, è vero? Il gruppo ottico. Gruppo ottico e poi anche i comandi luce, qua dietro i comandi delle naked. Le piastre, i piedini delle forcelle, sono le parti veramente più soggette ai moscerini. Un moscerino che poi se non toglie la sera stessa, che quando torni a casa ti metti subito a pulire la moto. Esatto, perché rimane... ricordiamo che i moscerini, inoltre, gli insetti in genere, hanno la particolare nota di macchiano. Se non li si tira via nel più breve tempo possibile, c'è il rischio proprio che lasciano la macchia sulla vernice, e quindi consigliamo comunque di tirarli via la sera stessa appena rientrati. Sì, nelle parti porose, poi come la forcella, tutte le forcella, le piastre, quelle lì rimangono poi sempre macchiate, dopo ti rimane sempre la moto rovinata. Ok, siamo arrivati agli ultimi due prodotti della gamma moto di Mafra, il Bike Works e il Bike Lux. Il Bike Lux lo si usa sulle parti della carrozzeria non verniciate, le parti in plastica non verniciate. Esatto. Invece il Bike Works è una cera e quindi lucidante e protettiva per le parti verniciate della carrozzeria. Quindi Sam, dove lo usiamo il Bike Lux? Allora, in questa moto qui, che non ha tanta plastica perché è tutta stata in carbonio, sostituita tutta col carbonio, rimane poche parti, rimangono i comandi luce. Ravviva e rinnova. Esattamente. Magari non sulle manopole. Non sulle manopole per evitare di scivolare. Sguisciamenti vari della moto. E vedete proprio da subito l'effetto del rinnovo della plastica. Inoltre noi, io e Riccardo, lo utilizziamo soprattutto sul motore, sul telaio, su tutte le parti che rimangono le parti meno considerate, meno pulite. Lui si diverte e lo usa in quantità industriale adesso, vi dimostra la vernice praticamente. Potrete vedere da subito un netto miglioramento, è proprio da soddisfazione il Bike Lux, dà proprio soddisfazione. Poi con uno straccio lo passate, lo spargete. Ringraziamo Mafra che ci ha regalato i prodotti, che Sam ne fa un uso. Però il risultato è uno spettacolo. Guardate come brilla, guardate come brilla. A me piace un sacco metterlo sui tubi, i tubi dell'acqua che tornano nuovi. Vedi, questi sono in silicone, quindi ancora più spettacolare. Dappertutto, vedi, telaio, guarda la piastra del telaio, nuova. Brilla. Ecco qua. La pedana. Poi pulite le parti magari dove
c'è bisogno di avere grip, perché questo è comunque un Poi questo po' qui è un scivoloso. toccasana per MV, in quanto ha tutte le fascette in gomma e le tiene giovani, le tiene belle morbide, evita che si screpolino nel tempo. Beh, adesso io, Sam, per far vedere come si utilizza il Bike Works, ho un aiutante. Chiudiamo l'opera con una stellina di Mafra che ci aiuta e fa vedere come utilizzare il Bike Works. Oh, grazie, sono diventato io l'aiutante. Parti verniciate. Su quindi tutta la carrozzeria, quindi sul serbatoio, sulla coda, sulle parti verniciate. non serve ripassarlo con un altro straccio, ha un passaggio solo ed è già lucido. Questo poi è proprio bello l'effetto che crea, la rende soffice la moto, è difficile da spiegare, la rende proprio morbida, piacevole al tatto. Beh, guarda, l'effetto è spettacolare, guarda. Poi qui sotto Bello, le luci wow. dell'EICMA veramente brilla. Bellissima. Speriamo che i nostri consigli vi possano tornare utili nella pulizia della vostra moto, e questo è come utilizziamo noi i prodotti di Mafra. È comunque importante che ogni prodotto venga utilizzato per pulire la parte corretta, perché sennò Esatto. si potrebbe anche nel pulire la moto fare anche dei danni alla carrozzeria o ad alcuni elementi della moto. Esatto. Noi qui da EICMA vi salutiamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social e a provare questi prodotti. Al prossimo video. Ciao! Ciao!